Ciao a tutti! Benvenuti su Segreti Turchi. Nel video di oggi vi racconto una serata che, partita come un semplice brindisi tra amici, è diventata il momento cruciale di una storia che da settimane agita i commenti online. Restate con noi fino alla fine, ogni dettaglio conta. Nelle prime ore di ieri, l'elegante quartiere di Etiler ha fatto da sfondo a una festa privata organizzata per un compleanno nel cerchio ristretto degli affetti. Un evento discreto, musica soffusa, luci basse, risate allungate fino oltre la mezzanotte. All'uscita, quando le porte del locale si sono schiuse sulla strada ancora lucida di rugiada, le luci non erano più solo quelle dei lampioni, i flash hanno cominciato a scintillare come una pioggia improvvisa. Al centro della scena, mano nella mano con la sorella, c'era lei, Cemre Arda. Un'apparizione che ha immediatamente attirato l'attenzione di fotografi e curiosi, perché da tempo il suo nome è legato a una girandola di ipotesi, sussurri e speranze mai del tutto spente. L'uscita era stata calcolata con grazia, eppure niente poteva arginare il rituale che puntualmente si ripete quando una star si concede all'aria aperta. Domande incalzanti, voci sovrapposte, piccoli cori che chiedono una frase, un accenno, un indizio. La coreografia mediatica ha preso forma come sempre, ma l'energia, stavolta, aveva un sapore definitivo. Cemre ha fermato il passo appena oltre il tappeto scuro del marciapiede, ha respirato a fondo e ha lasciato che la sua presenza parlasse insieme alle parole. Indossava un completo nero che univa rigore e contemporaneità, con una giacca di pelle che le disegnava le spalle e segnava la figura con una linea decisa. Al suo fianco, la sorella avvolta in un cappotto lungo color crema, una scelta che non era solo stile ma parvenza di scudo, un gesto semplice, una protezione silenziosa contro la frenesia dei microfoni. In quella folla di scatti e richiami, un solo nome rimbalzava più degli altri, Gökberk YLDRM. Da settimane si mormorava di un possibile riavvicinamento, un incontro lontano dagli occhi dove mettere a fuoco cosa fosse rimasto tra due persone che tante emozioni hanno condiviso sotto il sole cocente della notorietà. Congetture, foto sfocate, amici di amici pronti a giurare di aver visto, di aver sentito, di aver capito. Era inevitabile che la domanda arrivasse. E, quando è arrivata, Cemre ha scelto con cura il tempo e il tono. Non ha alzato la voce, non ha sorriso per compiacere, non ha irrigidito la postura per respingere. Ha fatto quello che sanno fare gli artisti quando il confine tra intimo e pubblico rischia di svanire. Ha disegnato quel confine con le parole. Ha detto che ci sono capitoli che si scrivono, si vivono e poi si chiudono. Ha detto che oggi le strade sono diverse e non convergono, che la memoria può custodire senza trattenere, e che il rispetto passa anche dall'accettare le stagioni finite. Ha detto che desidera guardare avanti, che il suo sguardo è rivolto verso i progetti che stanno nascendo e verso le persone che le sono accanto nell'adesso. Non c'era spigolosità nella sua voce, nessuna ombra di rancore. C'era piuttosto la fermezza di chi ha deciso di proteggere il proprio centro, di mettere ordine tra dentro e fuori, e di reclamare la pace che ogni volto noto finisce per rincorrere quando il brusio diventa troppo fitto. La sorella, in un riflesso tenero e prudente, ha fatto un passo di mezzo, schermando le ultime domande, e ha completato il discorso con una frase netta: Cemre sta bene, è concentrata sul lavoro, sulle persone che ama, sul suo equilibrio. Non serve tornare sul passato. Non serve riaprire ciò che è stato già archiviato. È stato abbastanza per chiudere lo scambio, ed è stato tutto ciò che doveva essere, un piccolo sigillo, posato con delicatezza, su un capitolo letto e riposto. Intanto i social correvano, come sempre. I commenti sono esplosi con una velocità che ormai è abitudine e spettacolo. C'era chi sottolineava la compostezza di Cemre, chi parlava del gesto della sorella come di una prova tangibile di unità e solidarietà, chi definiva quell'uscita un atto di eleganza contro il frastuono del pettegolezzo. Molti hanno interpretato la risposta come un segno di maturità e di controllo della propria narrazione pubblica. Un modo per dire i basta senza ferire, per rassicurare senza alimentare aspettative, per scegliere la calma al posto del rimbalzo infinito di ipotesi. In mezzo alla trama sentimentale, la notizia ha illuminato anche altro, la direzione professionale di Cemre.
Chi le è vicino parla di un periodo di lavoro intenso, di tavoli di lettura, di prove fuori orario, di scambi creativi che hanno riacceso un entusiasmo discreto. Tra i progetti allo studio spicca una serie di cui, per ora, si sa pochissimo, ma il titolo provvisorio ha già acceso curiosità: Bloodflowers. Nessuna rivelazione sulla produzione, nessuna corsa a promettere più del necessario. Solo la misura di una promessa, sussurrata più che gridata, e l'impegno a lasciare che le immagini, quando sarà il momento, parlino al posto delle indiscrezioni. È una scelta che sembra scritta nella strategia degli ultimi mesi: spostare l'attenzione dal vortice delle relazioni al lavoro sul set, ridisegnare l'immagine pubblica lungo le linee della creatività e della professionalità, e non lungo le pieghe ingovernabili del sentimento. Mentre l'auto attendeva con il motore già acceso, Cemre e la sorella sono salite senza fretta ma con la determinazione di chi ha detto ciò che voleva dire. Il portellone si è chiuso alle spalle, la vettura ha scivolato via nel silenzio di Etiler, tra viali larghi e insegne che si spegnevano una dopo l'altra. È rimasta un'immagine, più potente dei flash, due donne che attraversano la tempesta restando una accanto all'altra, e il desiderio chiaro di custodire una zona franca, un territorio personale che resista allo sguardo collettivo. In quella semplicità, qualcosa ha trovato posto, la consapevolezza che la famiglia può ancora essere un riparo, e che chi vive sotto i riflettori ha il diritto di disegnare i bordi della propria storia. E ora la parola passa a voi, amici di Segreti Turchi. Secondo voi, le parole di Cemre chiudono definitivamente la porta alle congetture su Gökberk YLDRM? Oppure ogni futura apparizione riaccenderà il tema, come bracci che non smettono di brillare? Vi convince questa scelta di parlare in modo chiaro, misurato, senza sottrarsi, o preferireste un silenzio totale che lasci a terra microfoni e aspettative? Diteci che cosa vi piacerebbe vedere nei prossimi approfondimenti del canale. Volete che torniamo sulla carriera di Cemre, che tracciamo un profilo attuale di Gökberk, o che apriamo lo sguardo su altri volti del cinema e della televisione turchi? Le vostre opinioni, come sempre, guidano il nostro lavoro. Se apprezzate questo tipo di racconto e volete che Segreti Turchi continui a offrirvi storie cucite con attenzione, prendetevi un momento per iscrivervi al canale, mettere mi piace a questo video, e lasciare un commento con il vostro punto di vista. Se desiderate sostenerci in modo ancora più diretto, potete cliccare sul pulsante Join e diventare membri. Il vostro contributo ci permette di mantenere alta la qualità delle ricerche, di verificare le fonti, di coltivare quelle tracce che spesso sfuggono alla fretta del feed. La vostra interazione non è soltanto un gesto di supporto, è il vento che orienta la rotta dei contenuti che vi proponiamo. Guardando indietro a questa notte a Etiler, resta l'essenziale, una dichiarazione senza clamore, l'affermazione di priorità nuove, il richiamo limpido ai legami familiari quando la visibilità si fa rumorosa. Le voci continueranno, perché i rumor trovano sempre fessure in cui infilarsi. Ma la posizione di Cemre è parsa inossidabile, basta guardare il suo volto, il modo in cui ha scandito le parole, la naturalezza con cui ha riportato il discorso al presente. C'è la promessa di proseguire non sulle tracce lasciate dai giorni passati, ma su un terreno costruito ora, tra 7 prove, collaborazioni e storie che attendono il primo ciak. E se il nome di Gökberk YLDRM continuerà a risuonare qua e là, sarà a margine di un racconto che non autorizza nostalgie di comodo. Da parte nostra, continueremo a seguire da vicino i passi di Cemre, i dettagli che si potranno condividere su Bloodflowers, i segnali che la stessa attrice deciderà di offrire quando sentirà che è il momento. Vi promettiamo occhi attenti e parole oneste, perché il patto con voi su Segreti Turchi è proprio questo: raccontare senza deformare, cercare la verità delle emozioni senza calpestare la verità delle persone. È una linea sottile, lo sappiamo, ma è l'unica che ci interessa percorrere. Per chiudere, una riflessione. In città capita spesso che le storie si disfino dove si sono intrecciate, davanti a un locale, dentro un taxi, in una stanza d'albergo. Ieri, invece, qualcosa si è ricomposto. Non l'amore, non le attese, non le ipotesi, si è ricomposta la sovranità di una persona sulla propria storia. Lo si capiva dal modo in cui Cemre salutava, dal cenno lieve della sorella,
dalla determinazione con cui hanno imboccato la notte. Non c'è stato bisogno di gridare, né di far finta di nulla. C'è stata una scelta. E oggi quella scelta parla più forte di qualsiasi voce in corridoio. È tutto per questo video. Raccontateci nei commenti se pensate che sia davvero finita la stagione delle illazioni, o se il pubblico continuerà a cercare segnali nel gesto più piccolo. Diteci se preferite un ritratto approfondito di Gökberk YLDRM o una ricognizione sull'imminente lavoro di Cemre. E soprattutto, restate con noi. Su Segreti Turchi la prima fila è la vostra, e le storie che amate saranno sempre il cuore del nostro prossimo racconto. Grazie per aver guardato. A presto, prendetevi cura di voi e buona serata.